L'Event Driven Architecture è quella metodologia che permette di costruire architetture che abilita i clienti a essere a conoscenza di eventi che avvengono all'interno dell'azienda o eventualmente anche all'esterno dell'azienda, no? Un cliente che chiama il call center, un prodotto che viene esaurito sullo scaffale, un sensore che si accorge che la temperatura di un motore ha superato una certa soglia. Questo dà il vantaggio alle aziende nel fatto che se mi accorgo che qualcosa è successo posso reagire, no? E ovviamente ottenere dei vantaggi se agisco, diciamo, in modo tempestivo. Per le grandi aziende il problema numero uno che diciamo, affrontano oggi è la strutturazione delle informazioni, cioè come circolano le informazioni all'interno dell'azienda. Le grandi aziende sono costituite spesso da business unit diverse che non si scambiano per forza informazioni, diciamo, pertinenti. Il modo per strutturare meglio queste grandi aziende e lavorare in modo ottimizzato è mettere in piedi un meccanismo che permetta la condivisione di informazioni in modo tempestivo. Gli errori che osserviamo più spesso sono dettati dal fatto che alcune aziende nel gestire l'informazione la gestiscono, diciamo, non in modo tempestivo. Sono a conoscenza di un evento, di qualcosa che è successo rispetto a quello che fa un cliente o rispetto a un processo che si è bloccato in azienda e questa informazione viene messa da qualche parte su un file, su una cartella e resa a disposizione di qualcuno magari una volta a settimana, una volta al mese quando si accumulano le informazioni. Ecco, in quel momento lì, quando rendo a disposizione queste informazioni è probabilmente già troppo tardi, no? Immaginate sempre il caso d'uso del cliente che è chiamato e si è lamentato di un disservizio, questa informazione deve essere gestita immediatamente per recuperare il cliente. O il cliente chiede di un determinato servizio o di un determinato prodotto, devo rispondere subito perché altrimenti il cliente si rivolgerà a un concorrente se non gli rispondo per tempo, no? Quindi queste informazioni sì, bisogna essere in grado di catturarle, di renderle a disposizione di tutte le business unit in azienda, ma bisogna farlo in tempo reale, perché se no le informazioni non hanno valore. Possiamo dare degli esempi su delle ricadute dell'Event Driven Architecture sulla soddisfazione del cliente. Immaginate lo scenario in cui un cliente chiama, per esempio, un nostro servizio di supporto clienti e chiede un'informazione e il servizio supporto clienti sa già tutto sul cliente, lo riconosce dal numero di telefono, sa quante chiamate già ha fatto il cliente, quali sono le abitudini, quante volte è venuto magari, che so, in clinica. Ecco, in quel momento lì il supporto è in grado di servirlo molto meglio e quindi rimane un'impressione positiva da parte del cliente perché sa di essere trattato bene, cioè in modo personalizzato e non è un numero. Quindi questa cosa qua sicuramente ha un impatto positivo sulla soddisfazione del cliente. Assolutamente sì, cioè il discorso che abbiamo appena fatto, l'esempio che abbiamo appena dato, sicuramente ha molto senso quando l'azienda cresce, no? Perché la prima cosa che si perde è proprio quel contatto umano, no? Avendo le informazioni giuste al momento giusto, alla persona giusta, si è in grado di mantenere questo contatto, diciamo, umano e far vedere che comunque c'è una certa personalizzazione, no? Nel servire il cliente, nell'offrire dei prodotti che sono, diciamo, pertinenti alle esigenze del cliente. Al contrario di quello che si può pensare, una maggiore automazione va proprio nella direzione di aumentare un po' quello che è la soddisfazione del personale, no? Perché se io sono, diciamo, un dipendente che ha tutti gli strumenti giusti, le informazioni giuste per lavorare, riesco, diciamo, a eseguire il mio compito in modo brillante e anche ottimizzato, sicuramente ho più soddisfazione a lavorare, no? E a fine giornata sono più contento, ho servito meglio la mia azienda, ho servito meglio i miei clienti e posso essere, diciamo, soddisfatto. Le attività, diciamo, più piccole possono comunque sfruttare una strutturazione di questo tipo, condividere le informazioni, diciamo, importanti rispetto a quello che può avvenire da un cliente o all'interno dell'azienda. È sicuramente più semplice per un'azienda più piccola strutturarsi rispetto all'azienda grande, perché l'azienda grande ha comunque tante entità che si devono mettere d'accordo e quindi ci mette tempo ad organizzarsi, mentre l'azienda piccola può implementare questo tipo di meccanismi in modo, diciamo, molto veloce e soprattutto si troverà già pronta nel momento in cui dovrà crescere e avrà già, diciamo, le giuste abitudini, i giusti, diciamo, best practice, metodologie da implementare quando, diciamo, la sua base d'utenza e il suo business crescerà. E sarà pronta ovviamente a competere sul mercato con altre aziende che già fanno questo tipo di
che già implementano questo tipo di metodologie. Il mondo dell'intelligenza artificiale nelle aziende oggi ha una certa importanza. Le aziende oggi fanno una corsa, diciamo, a dichiarare che utilizzano intelligenza artificiale. Poi che ci siano effettivamente dei casi d'uso è tutto da vedere. Oggi l'intelligenza artificiale è soprattutto incentrata sul tema della generazione dei contenuti. Ecco, si devono ancora individuare dei use case con dei vantaggi rispetto ai processi produttivi di un'azienda. Il mio consiglio sicuramente è di partire sempre dalla problematica, da un'eventuale problematica e di individuare quali sono le problematiche, che problematica si vuole risolvere e dove si vuole andare, no? Qual è, diciamo, l'azienda che si vuole avere da qui a qualche anno. Sulla base di questo ragionare quali sono le tecnologie adatte e appropriate per risolvere quella problematica lì. Sicuramente non fare il contrario, cioè cercare di posizionare tecnologie nella speranza che portino benefici. Un consulente che sa ascoltare, che diciamo, parla meno e ascolta di più, perché il problema è proprio quello che abbiamo detto, no? Individuare quali sono le problematiche, quali sono le opportunità che può avere un'azienda nell'adozione di tecnologie. Un consulente che parla troppo significa che vuole vendere per forza una soluzione che non è magari pertinente a quello che sono le necessità o le problematiche che ha l'azienda. Quindi sicuramente qualcuno che ascolta di più e parla di meno. Se dovessi pensare, diciamo, da buon appassionato di film di fantascienza, quale potrebbe essere un film che restituisce uno scenario plausibile di pericoli, diciamo, che abbiamo scartato fino adesso, fino ad oggi. E se penso in particolare all'intelligenza artificiale, penso al film Gattaca, si andava a decidere del futuro di una persona sulla base di un'informazione, diciamo, oggettiva, no? Che era il DNA in quel caso nel film, per predire se una persona avrà malattie, se potrà fare determinati mestieri e quindi condizionare poi il suo percorso di carriera e quindi la sua vita. Ecco, quello potrebbe essere un pericolo dell'adozione massiccia di un'intelligenza artificiale, cioè metterla al centro di decisioni che sono decisioni alla fine che riguardano vite umane, no? Quindi bisogna essere molto attenti su dove utilizzarle e quali potrebbero essere le implicazioni.